This film was actually originally going to be titled The Internet of Shit. And that's because there's a fun Twitter account with that name. And on it, you can find all kinds of things that are connected to the internet that really shouldn't be. But the more I began to study the Internet of Things, I realized that just dismissing these stupid objects was kind of dangerous and really missing the point. I began to see that what they represented was the internet's transition from something that we experience on a screen to something that is kind of just woven into the fabric of our life. It's become a kind of technology that changes everything, but we don't really think about it. It's like cars or running water or electricity or money. This film came out during the pandemic, which was kind of appropriate because we've began to rely on the internet so much during this time. We realize that it's really a public good that we need to pay attention to. And I think that while the internet isn't always headed in the right direction, it is still the place where we go to share information, to collaborate, and perhaps even in the future, to make things. I hope the film gave you something to think about, gave you a few places to laugh, and gave you a sense of hope. If you'd like to keep in touch, you can search for my name and then find my website, or you can get in touch on Twitter. My handle is @RemixManifesto. Thank you so much for watching. It means a lot. And if you have anything that you'd like to know or talk about or debate, please find me online. Remember memes and videos and mashups? Remember when it felt like hope and change? I first got online in the ancient days of the last century. At the internet and making movies about the internet ever since. I used to think putting the internet into people's hands was a recipe for freedom and democracy. It didn't turn out that way. Now the internet companies are huge, and they don't act like our friends. Shady hackers harvested our attention, subverted democracy, and we traded the cat videos, Nazi memes. The internet got old and kind of boring, and so did I. These days, it feels like it's me versus the screens, and the screens are winning. The internet stole all of our attention. It's sneaky that way. You wake up one day with a smart toothbrush. Your family's exercise is recorded and loud, and your refrigerator is talking to your phone. How did we get here? I feel like we're living in a time where anything that isn't connected to the internet is about to be. I still think the internet has a higher purpose, but it's getting hard every day to keep the faith. My name is Brett, and I'm on a mission to understand the internet of everything. Per lavoro mi occupo di educazione ambientale, quindi la chiave di lettura che chiaramente io vi presento fa parte un po' del mio lavoro, cioè io mi occupo di ragionare con le persone di tutte le fasce di età all'interno della regione di come possiamo migliorare la nostra qualità della vita nel rispetto dell'ambiente e delle persone che ci circondano, e quindi anche, perché no, poter scegliere degli stili di vita magari diversi. Ecco. Analizzo, diciamo, dei punti a favore del film sicuramente e dei punti critici da valutare assieme. Allora, per quel che riguarda gli aspetti positivi, sicuramente c'è quello di mettere in rete esperienze, scambio di esperienze. Pensate, possiamo arrivare fino dall'altra parte del mondo e conoscere tutte le esperienze di sostenibilità, di sperimentazioni che sono in corso. Quindi pensate ad esempio anche allo scambio tra le scuole, quindi potete veramente spaziare dal Friuli Venezia Giulia fino all'altro capo del mondo. Ecco, questo è molto importante per quel che riguarda sviluppare anche comunità attorno alle problematiche ambientali. Il secondo aspetto è quello che abbiamo visto: il digitale può ottimizzare e lavorare anche su la logistica, quindi la mobilità, il fatto che ci siano dei mezzi che non sprecano energia, non sprecano chilometri, il fatto anche di riuscire a mettere in rete aziende dove magari lo scarto di un'azienda diventa la risorsa per un altro, quindi c'è questa possibilità di ottimizzare la mobilità e gli spostamenti, la logistica. Un terzo aspetto
aspetto molto interessante anche per noi che come Agenzia per l'Ambiente controlliamo ogni giorno la qualità dei vari tipi di tipologie di inquinamento sul territorio è quella attraverso il sistema digitale in futuro di avere delle centraline dei sensori distribuiti sul territorio che in tempo reale ci daranno di dati legati alla qualità ambientale. Questo è chiaramente una cosa futuribile ma estremamente interessante, come ad esempio sviluppare, perché no, dei progetti di citizen science, ovvero di distribuzione anche di sensori con tutte le dovute precauzioni alle persone e sanno loro a misurare dei dati ambientali, quindi anche collaborare appunto con noi per darci magari dei dati ambientali magari da zone diverse della regione. Il quarto aspetto è il fatto che i modelli matematici, la crescita di internet negli anni sono stati molto utili per provare a immaginare le tendenze, le problematiche ambientali del futuro del pianeta. Vi invito ad approfondire il libro I limiti alla crescita, che è stato tra l'altro scritto e tra l'altro su idea di un grande italiano, Aurelio Peccei, che aveva fondato il Club di Roma. A quel tempo, quindi più di 50 anni fa, il MIT di Boston aveva i primi grandi computer e sistemi di modelli matematici, aveva già individuato quali erano le tendenze ambientali, le problematiche più importanti proprio che si sono poi verificate nel nostro periodo. I contro o gli aspetti critici, io direi che innanzitutto la tecnologia e internet devono essere sempre visti come strumenti. E questo è molto importante, e non devono essere visti come il fine ultimo di tutte le attività che si fanno e di tutto quello che noi abbiamo davanti anche nel mondo della scuola e dell'educazione. Possono essere quindi degli strumenti utili, ma lo diciamo già in molti contesti, oggi la sfida non è, si parla di crisi del pianeta, oggi la crisi è culturale. Magari mettere in dubbio il mito dell'automobile che sta creando molti problemi nelle nostre strade anche legati all'inquinamento, alla sicurezza, oppure il fatto mettere in dubbio il modello dell'acqua in bottiglia. Un altro aspetto critico della cultura digitale è quello che forse punta alla semplificazione. Cosa vuol dire? Che se pensate ad un'app o i sistemi che noi abbiamo oggi per avere informazioni, l'informazione la dobbiamo avere subito, basta cliccare per avere un dato certo. Ora, davanti a grandi problematiche come le tematiche ambientali, pensate a quanta complessità c'è dietro al problema dei cambiamenti climatici, no? C'è un problema scientifico, ma un problema sociale, un problema economico, bisogna andare in profondità nelle tematiche. Allora è provato che la cultura digitale tende a semplificare, cioè a darti la risposta che tu cerchi nel minor tempo possibile, però magari ti fornisce solo un aspetto del problema. Forse bisogna mettere un po' in dubbio il mito del multitasking, cioè il fatto che mentre uno sta magari studiando, lavorando, può utilizzare il computer, può utilizzare lo smartphone, nello stesso momento guardare quindi le mail, i social, eccetera. Ultimo aspetto, possiamo dire che è legato anche ad un sistema di rete per sostenere tutto quello che vediamo come strumenti dai nostri smartphone, i nostri computer, il famoso internet delle cose che può addirittura muovere merci a distanza. Per tutto questo sta in piedi soltanto se c'è un sistema, quindi di antenne e di rete sul territorio, che chiaramente bisogna valutare anche che impatti può avere o comunque deve essere sempre all'interno delle norme. Oggi c'è il nuovo sistema 5G, sappiamo bene che insomma va sempre valutato come poi la rete viene gestita sul territorio, quindi a livello di limiti di emissione, dove vengono messe le antenne, quindi bisogna considerare anche che la tecnologia sta in piedi ed esiste solo se noi puntiamo su una rete con tutti i suoi pro e contro che va a insistere sul nostro territorio. Mi chiamo Federico Costantini e sono ricercatore di informatica giuridica presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine. È interessante il modo in cui viene descritto lo scenario dell'esperienza tecnologica attuale, in cui diverse tecnologie convergono, ma allo stesso tempo si espandono in tutti gli aspetti della nostra esistenza. Quindi abbiamo da una parte che Internet of Everything e dall'altra parte Everything is Internet. Ovviamente qual è il problema di fondo? Che questo può creare confusioni. Un conto è la domotica di Internet of Things, un altro conto è i social media, un conto è la giustizia predittiva, un altro conto è il movimento dei makers. Io nel mio intervento ho cercato di focalizzarmi su quello che secondo me è il problema di fondo, che è il trattamento dei dati. E ne parlerò in due accezioni. Da una parte il trattamento nei confronti operato da parte degli operatori commerciali, dall'altra parte il trattamento dei dati per fini di profilazione e controllo collettivo.
Noi abbiamo, per quanto riguarda il primo aspetto, evidenziato nel film la preoccupazione per il modo in cui i dati personali vengono trattati, soprattutto in ambito sanitario. Da questo punto di vista posso darvi due osservazioni. La prima è che in generale negli Stati Uniti non esiste una tutela della protezione dei dati personali così come l'abbiamo noi in Unione Europea. Loro non hanno il GDPR, che è il regolamento 679 del 2016, e che noi stessi, di cui noi stessi ci lamentiamo molto spesso perché lo consideriamo come un insieme di una fonte di burocrazia, costi, eccetera. Qui si vede invece l'importanza che ha per la tutela dei nostri diritti fondamentali, soprattutto in ambito sanitario, e qui c'è il discorso, certamente il sistema sanitario statunitense funziona con le assicurazioni, quindi in modo diverso dal nostro, però si vede come i dati personali lì vengono condivisi al di là di quello che può essere l'informazione che viene data al cittadino, ma soprattutto c'è un atteggiamento diverso da parte degli operatori. E qui vi faccio solo un esempio, che è quello relativo a quello che dice la startup rispetto ai dati raccolti dal dispositivo per la misurazione della fertilità. La startup in una sua presentazione dice: io faccio in modo che il mio dispositivo raccoglia quanti più dati possibile, poi eventualmente un domani cercheremo di capire cosa farcene. Questo tipo di atteggiamento, di approccio, non è consentito dalla nostra normativa. Infatti, uno dei due principi sono quelli fondamentali nella GDPR, sono la finalità del trattamento e la necessità del trattamento. Un tipo di approccio come quello descritto nel film qui sarebbe illecito. Dall'altra parte noi abbiamo, e qui passo al problema della profilazione in ambito pubblicistico, da una parte un controllo collettivo dato dall'uso di algoritmi nei confronti dei cittadini inermi, si può dire, e dall'altra parte una utilizzazione di tipo investigativo della potenza di calcolo. Rispetto al primo aspetto dell'algoritmizzazione del controllo, vi posso dire che nell'Unione Europea la situazione è attualmente un po' diversa da quello che è il social credit system cinese, che comunque esiste da molti anni, dal 2013, e che solo quest'anno entra in funzione in modo completo. La differenza sta nel fatto che l'Unione Europea ha un diverso set di valori, quindi se voi leggete il GDPR c'è sempre il riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali, e questa è una delle ragioni per cui ultimamente si discute, per esempio, se fare una moratoria sui sistemi di riconoscimento facciale automatico oppure no, in sede di Unione Europea sto parlando ovviamente. Dall'altra parte noi abbiamo anche in Italia un'esperienza di utilizzo di algoritmi nei confronti di una massa indeterminata di persone che si è avuto nel caso della riforma buona scuola, per adempiere la quale sostanzialmente il Ministero aveva affidato a un algoritmo la distribuzione degli insegnanti sul territorio nazionale. La giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in più occasioni su questa vicenda, e il problema di fondo non è il fatto che un algoritmo abbia deciso le sorti di una persona, ma il fatto che il codice di questo algoritmo non fosse trasparente, quindi il soggetto subordinato a questo potere non potesse verificare la legittimità del provvedimento che lo riguardava. La tecnologia è buona, cattiva o è neutra? Qui non viene data una reale risposta, e in effetti è molto difficile da rispondere in questo modo, perché ciò che in realtà bisogna considerare sono tutto un insieme di sfide che riguardano le nuove tecnologie. Per esempio, il fatto degli dispositivi IoT, delle Internet of Things, uno dei problemi riguarda la sicurezza informatica, perché questi dispositivi tendenzialmente sono economici, quindi vulnerabili. Un altro problema che riguarda i dati personali in particolare è la tutela dell'anonimato. Noi sappiamo che all'interno di uno scenario dei big data è molto difficile conservare l'anonimato, perché se uno è anonimo rispetto a un determinato database, poi questo database, quando viene integrato con altri, allora è possibile che una persona non sia più anonima. Certamente noi abbiamo, e qui se ne parla nel film, il movimento dei makers, e questo ha come presupposto lo sviluppo di logiche di piattaforme open source.
open data rispetto anche all'utilizzo dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni, e qui l'Unione Europea ha investito molto e ci sono diverse iniziative in questo senso. Infine, il problema dell'etica dell'intelligenza artificiale. Abbiamo diverse iniziative in ambito di Unione Europea che riguardano il design di linee guida per sviluppatori e programmatori, e quindi ci sono delle discussioni in corso molto interessanti per cercare di capire come può essere disegnato un sistema etico che però sia anche possibile adeguare le diverse sensibilità che ci sono in questo mondo, perché la nostra cultura è diversa da culture come quella anglosassone o come quella orientale o dell'estremo oriente.